Oggi un set un po' atipico, direi. Io ho paura a toccarle perché sento ancora l'odore dello spray fresco. Cama, che è successo? Oggi è una sfida particolare, vedete appunto alle vostre spalle c'è tutta una serie di costellazioni ed è proprio di costellazioni che parleremo. Io vedo i pianeti, non vedo le costellazioni. Infatti. Vabbè, dei pianeti, universo, spazio, voi sapete che ci sono un sacco di costellazioni che nessuno conosce perché non fanno parte dello zodiaco. A questo proposito la NASA ci viene incontro e ci ha fornito 5 fotografie inedite di corpi celesti messi in modo strano e voi dovete aiutarci a disegnare attorno a questi corpi celesti e assegnare una costellazione. Pensa un po', addirittura la NASA non si fa mai affari i suoi. sempre a ficcare il nasare. naso. No. Perché mi rovini le battute? L'hai detto pure male. Hai ragione. Questa sfida bisogna essere teletrasportati dentro la costellazione e quindi accade la magia. Siamo nel buio, nella tenebra. Francesca! Allora vi ho mandato le reference per far capire ai nostri spettatori che cosa dovranno aspettarsi. Come vedete ci sono delle stelle e attorno c'è un disegno che rappresenta la costellazione di quella stella. Va bene, direi di passare alla prima manche. Vi mando la prima fotografia che la NASA ci ha mandato. Bella. Mi piace il fatto che queste stelle siano così precise e tutte con la stessa forma. È incredibile l'universo quanto ci può regalare. Disegnate attorno alle costellazioni. Va bene. 10 minuti di tempo, prima manche, direi di partire. Io non so più disegnare, raga. Lo dici sempre all'inizio di ogni manche, prima di vincere la sfida. Credo di aver appena fatto una cosa che non è bella o è una grande cavolata. Riccardo nel mentre è unstoppable, eh? Tre, due, uno, stop. Come te la senti? Allora, me la sento che il disegno in sé non è molto bello, ma l'ultimo minuto l'ho utilizzato per fare degli effetti di rendering. Vediamo che lo rendering. 3, 2, 1. Secondo te che cos'è? Un fiore. E invece, come al solito, No! Come si chiama la tua costellazione? Bob. Bob, la famosa Madonna Bob. Sì, perché immagino che comunque ci siano tante costellazioni già religiose, no? Ma questa nello specifico, il vero protagonista è lui, la costellazione di Bob. Ma recentemente hai delle vocazioni religiose tu? Recentemente, da anni che ogni volta che devo disegnare una cosa a caso ci vedo questo stesso disegno. Poi perché la Madonna ha una felpa coi bottoni? Perché l'ho detto, non è la Madonna. Ah, scusa. È la madre di Bob. Vediamo il tuo. La mia costellazione è una costellazione che rappresenta la scrittura, la comunicazione, ma anche con un richiamo al passato e quindi alla natura e alla fauna e alla flora della natura. Sì, è tutto l'enciclopedia, va bene. Questa costellazione è la costellazione della E commerciale. La E commerciale. Sì, è la E commerciale rappresentata da un serpente. Perché c'è il cappuccio come una medusa? Perché è un serpente che era contenuto in una cesta troppo piccola per rimanere all'interno. Per questo E include qualcos'altro. Guarda, lì c'è il grande carro e la E commerciale. Esatto. Va bene. L'occhio del serpente è la stella principale. Il bello della mia costellazione è che basta, è bella. È molto carina. Però aspetta, perché ha due lingue? No, questa è una lingua e questo è un dente. Cacchiarola, mamma mia. È un serpente cattivo. Più lungo del serpente il dente. Allora, mi state mettendo in difficoltà. Il disegno di Riccardo mi piace molto lo stile. Linee nette, non sfumate e rendono bene. E mi è piaciuto molto da parte di Rick il fatto che ha unito anche le varie stelle l'una all'altra. Da Francesca invece mi è piaciuto molto, a parte, vabbè, la trovata delle commerciale, la sfumatura che richiama anch'essa le costellazioni, lo zodiaco, l'oroscopo, però in un altro stile, no? Quello tutto un po' più sfumato, eccetera, eccetera. Faccio più fatica, sinceramente, a vedere le stelle all'interno del disegno di Francesca, soprattutto nella parte alta dove c'è quella cesta tutta bianca che mi copre la costellazione. Per questo motivo mi verrebbe da dare a Rick più, mentre a Francesca più. Se devo essere sincero, non sono soddisfatto. Perché? Questo disegno l'ho messo veramente dappertutto. Ormai veramente è un riflesso. Se starnutisco esce fuori questo disegno di default. Mi sembra come di aver barato. Pensa quanto sono soddisfatta io che ho ottenuto così pochi punti per aver fatto una cosa che aveva pure una trovata divertente. Ma perché non vedevo la costellazione? A cavaldonato non si cavalca in bocca. Non è un dono, me lo sono meritato. Cos'è che si cavalca? Prossima manche. Prossima manche, primo imprevisto però. Ah,
Vista telescopica. Davanti a voi potete notare che ci sono due bustine. Contengono due binocoli. Questo perché potrete guardare il foglio e disegnare solo tenendo il binocolo e guardandoci attraverso. Se avete il braccio stanco e volete abbassare il binocolo, dovete fermarvi di disegnare. Cosa vuol dire fermarvi di disegnare? Fermarvi come altro Frase significa? non vuol dire niente, formulala meglio. Se avete il braccio stanco e volete abbassare il binocolo, dovete smettere di disegnare. Così è veramente impossibile. È la cosa più disturbante che abbia mai fatto, mi fa male la testa già adesso. Non posso usare al contrario, quindi. No, come puoi cogliere il dettaglio di una costellazione dezoomando? Ma chi cacchio si mette a guardare le costellazioni col binocolo? Quando mi darai il budget per un telescopio, potrò prenderti un telescopio. Iniziamo sta sfida! 3, 2, 1, via. Che fastidio, è impossibile. Cioè, faccio fatica anche ad attivare i livelli. Kama, io ti odio. Io credo che finirò questa sfida tra un minuto. Viene come viene, dici? Sì, chi se ne frega, rinuncio a questo punto, Francesca. Per preservare un emicrania. Aspetta, io ho un'idea. Oh, meglio. Cosa meglio? Guarda nel tuo binocolino, non pensare a me. Tanto penso che tu sia comunque dentro l'inquadratura, anche da in piedi. Ho scoperto il tuo segreto. Dai, Kama, mi devi dei punti. Oddio, ma i miei occhi sudano. Guarda, le lenti sono bagnate. Non riesco a disegnare perché è tutto opaco. 3, 2, 1, stop. Oddio, oddio, oddio. Siete tutti Oddio, così che bello lontani. vedere così. Tu come stai? Malissimo. Purtroppo non ho avuto molto modo di pensare, quindi ho fatto... Ah no, non ho collegato le stelle! Va. Ancora questa storia della religione. Tu ci vedi sempre qualcosa di religioso. Una mano con un coso pieno di stelle che viene dal cielo e da un pesce. Scusa se ci vedo un'analogia, perdonami. Magari è la mano di un mago. Mago Merlino. Sì. Mago Merlino che ti dà un pesce. Sì. Non avevo pensato che potesse esserci anche questa lettura. E infatti è proprio questo il nome della mia costellazione. Costellazione di Merlino Generoso. A questo punto tocca a me. Io purtroppo ho avuto un po' di motion sickness e quindi ho dovuto ricorrere a, diciamo, il mio armamentario. La mia costellazione è la costellazione dello squat perfetto. Ti piace? L'ho fatto pensando ad Antonio. Sembra un po' Antonio, infatti, c'ha il gambone. In tutto e per tutto anche la parte dello scoreggia. Partiamo da Francesca stavolta. Anche questo giro hai utilizzato le linee molto spesse e faccio fatica a vedere le stelle sotto. La linea delle costellazioni non mi sembra uno squattatore, però non sono qua Ho capito, ma tu guarda una qualunque costellazione, dimmi che l'orsa maggiore ti sembra un'orsa. Certo! Io capisco quello che dice perché, cioè, se ci fosse stato un'altra stellina qui che faceva il coso che gli sta sopra, allora... Torniamo un secondo a questo riferimento. Guarda. No, scusa, questa zampa non c'è. E perché non hanno fatto una stella qua che collegasse la zampa? Possiamo essere onesti e ammettere che Che quello è uno squattatore. sì. Passiamo anche ai punti positivi. Mi è piaciuto che ci fosse anche una costellazione per i palestrati. Mancava, no? Mancava, si sentiva proprio l'esigenza. E basta, questo è... Nient'altro, va bene. E invece tu, Rick? Quello di Rick effettivamente è molto simile allo stile di prima, quindi non è bianco che si confonde tutto, no? Non stiamo valutando l'idea, non stiamo valutando il disegno in sé, stiamo valutando la linea che è un po' più scura. Io valuto tutto, fa parte. Tu non ti devi preoccupare, Rick, no, perché tanto per ogni che dice Kama, sotto saranno nei un commenti miliardo ci di saranno abbastanza persone pronte a difenderci. Kama, sei un maledetto pelato. Hai ragione. Anche senza disegno, per dire, Rick sembra una mano, tuttavia è fatto un po' maluccio. Poi la manica, più che una costellazione, mi sembra una famosa marca di biscotti. Poi se a te non piacciono quei biscotti, problema tuo. Per altre persone potrebbero essere punti in più questa manica. Vabbè, passiamo ai punteggi e poi valutiamo. La costellazione dello squat perfetto otterrà Più. Rick Niente, dai, mi è venuto da premiare un po' di più Francesca sto giro, quantomeno per, nonostante il motion sickness, è riuscita a fare un bel disegno. La sufficienza, raga. Lo squat perfetto merita la sufficienza. Questo è molto importante per tutti i palestrati che ci sono all'ascolto. Se posso darti un consiglio, cambia pennello perché questo pennello non piace a Kama. No, infatti. Cercherò di compiacerti, Kama. Siete pronti per la terza manche? Sì. Questa, come vedete, ha una forma abbastanza simmetrica. Rick, non fare ladro di cuori, per favore, Intanto, che cosa vuoi? Cioè, posso fare quello che Ho voglio. predetto la tua idea? Ora, se anche mi veniva quest'idea. Quelle balbuzie lasciano trasparire. Vabbè, niente.
tempo? Io ho finito. 5 minuti e 40. Allora, visto che Rick sostiene di avere finito, vi lancio il secondo imprevisto. Oroscopo. Una costellazione, per essere degna di tale nome, deve anche avere un proprio oroscopo. Scrivetene uno sulla costellazione corrente seguendo le linee guida salute, amore e lavoro. 3, 2, 1, fine. Ok, io devo ritenermi soddisfatto. Tu, Francesca? Io spero nelle mie doti di improvvisazione. Va bene. No, Che cosa- sembra un robottino. Possiamo vedere prima il tuo? Il Ok. mio oroscopo si chiama AI Idol. AI. È una idol fatta con l'intelligenza artificiale. Bello, ti è venuto bene. È il potere della simmetria. Da che cosa si vede che è fatta con le AI? Fatta con poco sforzo, per questo è fatta con l'AI, perché hai sfruttato delle gabole tecnologiche per non fare parte del lavoro. Non so, mi sembra molto AI, poco idol. Perché non sorride e non fa... Esatto, perché c'ha lo sguardo troppo serio. Invece io ho cambiato le mie idee in relazione a delle cose. Questa è la costellazione del ladro di carote. Queste qua sono le orecchie, c'è la maschera. Bella, però. E ha la carota che gli fa il papillon. È molto carino. E l'oroscopo di oggi per quelli che sono sotto il segno del ladro di carota qual è? Salute 5 stelle perché le tue scelte alimentari sono perfette. Amore 4 perché è un coniglio, nel senso ti stai dando da fare, però attenzione a non trascurare le tue partner. Le tue. E beh, è un coniglio. Giusto. Lavoro 1 stella. Mi dispiace, ma saltare da un lavoro all'altro non è la soluzione migliore. Francesca, le persone sotto il segno delle idol. Le idol. Come non ho capito? AI idol. A coloro che sono sotto il segno dell'AI Idol la salute sorride ma ancora per poco. Vi raccomandiamo di fare delle oculate scelte alimentari perché la vostra vita sedentaria potrebbe portarvi sul lungo periodo ad avere delle ripercussioni. Per quanto riguarda l'amore, l'AI Idol sanno bene che è problematico. Avere delle relazioni sembra una cosa complessa. Vi consigliamo quindi di fare un giro sui forum degli incel per incontrare altri vostri simili. Sul fronte del lavoro, per gli AI idol che passano il loro tempo ad osservare le intelligenze artificiali, non c'è modo di sperimentare sul piano amoroso. Vi sconsigliamo quindi l'installazione di applicazioni che potrebbero sfavorirvi ulteriormente come Tinder, Grindr o simili. Da oggi per lo studio è tutto, grazie. Mi sembrava un oroscopo con un po' più di budget rispetto al mio. Allora, inizialmente Francesca stava facendo una cosa che mi piaceva molto. Puoi per favore provare a opacizzare il disegno un pochino? Cavolo, bello così! Mi piace il disegno, poco effort, che però è giustificato con il nome della costellazione. Come ha detto Francesca è anche un po' banale forse, no? Cavolo, devo ricordarmi di non dire delle cose che poi Kama potrebbe ricordare. Rick, molto carina l'inventiva. Ti avevano bruciato l'idea del ladro di cuori, ma hai saputo cogliere un vantaggio da uno svantaggio. Il ladro di carote è molto bellino. L'oroscopo comunque ve lo valuto alla pari perché Riccardo mi ha fatto più ridere. Tu invece ho apprezzato tantissimo l'esposizione. Grazie. Quindi, punteggio. Allora, Francesca Riccardo Basta. Sì. Vai, prossima sfida. Quarta immagine, penultima manche. 10 minuti, 3, 2, 1, via. Tre, due, uno, stop. Come pensi di essertela cavata? Penso che ho ipercomplicato un'idea che quando la spiegherò risulterà persino noiosa. Addirittura? Sì. Vediamo. Vai. Ma dai, ma la stessa! Abbiamo fatto la stessa identica costellazione. Ora proprio voglio vedere cosa c'hai visto. Guarda, secondo me non ne abbiamo visto per niente la stessa cosa. Cosa? Voi cosa ci vedete? Vedo Ci vede lavoratori con un asino. tutta una famiglia in bilico su una... Ah, è vero, dei circensi tipo. Bravi, state tutti vedendo giusto. La costellazione del bilico. Quasi, ma non esattamente. Precario.
Questa, signori, è la costellazione del precariato. E perché c'è il cavallo? È una metafora, ovviamente, è il lavoro. E loro sono i lavoratori, che sono in equilibrio su un piatto molto piccolo che non può contenere né tutti i lavoratori né il cavallo stesso, ma tutti in qualche modo si aggrappano, si arraffano. Avevi ragione sul fatto che era noiosa la spiegazione. Lo so! Bene, dai, questa era la spiegazione della mia opera. La tua? Tu cosa ci vedi? Ci vedo il precariato. Però se dovessi vederla dai miei occhi. Dal tuo punto di vista? L'imbuto. L'imbuto, sì, va bene. Il pescatore? Sì. Tuo padre! È tuo padre! Ma perché ogni volta che disegno un uomo è suo papà? E infatti è la costellazione di Loris Accattatis. No, non è la costellazione di Loris Accattatis. Però appunto mi sono immaginato la scogliera da cui questo uomo lancia la propria esca. E infatti l'occhio del pesciolino è la stella. E quindi la costellazione dell'esca. Che è anche un invito a non restare sempre in casa. Cosa? Esca, la prego. Ah, meno male che non dobbiamo dare noi i voti a Kama. Ma peggio, dobbiamo dargli lo stipendio. Quindi Comunque varie civiltà hanno visto cose diverse nelle costellazioni, quindi non è detto che le due visioni di questa costellazione non possano convivere, giusto Kama? Sì, comunque adesso voto io, non le civiltà. Mi piace molto l'idea di Rick. Mi è piaciuto molto il fatto che una stella fosse il pesce. Non mi aspettavo questo tipo di disegno qui, una scogliera, un pescatore, proprio non ci avrei mai visto una cosa del genere. Francesca, mi è piaciuto il disegno, prova a pacizzarlo un po' per favore. No, sto scherzando. Mi è piaciuta anche la tua idea perché è estremamente diversa da quello che uno potrebbe pensare essere una costellazione. Allora, questa volta partiamo da Rick. che ansia. Francesca. Sì. Basta. Di Rick mi è piaciuta molto l'idea, è il mio preferito di tutti quelli che ha fatto. Invece tu hai fatto il precariato che per ora non lo riguarda. Esatto. Per ora. Però descrizione un po' scadente. Francesca invece ha ricreato una sua lore attorno alla costellazione, ma non mi fa impazzire. Strano perché invece a me piace un sacco il disegno perché è una bella idea a prescindere dal discorso delle costellazioni. Grazie, grazie mille. Dai, ultima manche e sarà bello anche l'imprevisto. Dai. Vivida immaginazione. Ormai vi siete schillati così tanto che le costellazioni le avete già in testa nel minimo dettaglio. A tal punto che non vi servirà nemmeno cancellare per correggere una linea. Quindi, prima di appoggiare la penna, pensateci due volte. Diamo ufficialmente inizio alla quinta e ultima manche. Via. Attenzione palpabile, ogni errore va tenuto. Cacchio, ho fatto un segno per sbaglio. Il mio disegno è tutto storto. È la cosa più brutta che abbia mai disegnato. Il timer è finito. 3, 2, 1. Scorpione. Dove lo vedete lo scorpione? Vedo la coda. Ah, è vero. Invece tu che cosa ci vedi? Quello che ci ho disegnato, te lo faccio vedere. Sì. Questa è una costellazione un po' nostalgica in onore della cara e vecchia lira. Ma questa è un'altra mano? Torna indietro. Questo è il tratto che ho fatto per sbaglio, che è diventata una mano. Comunque c'è una piccola cosetta che volevo far notare, e cioè, nel particolare questo è l'orecchino. Molto bello, non l'avevo notato. Quindi la tua costellazione è la lira? La cara e vecchia lira. Cara vecchia lira. La mia è una costellazione umana, terrena, quasi volgare. Più è brutto il disegno che sta per presentare, più sento il bisogno di fare un preambolo iniziale. La mia costellazione è appunto un... Ma perché perdere tempo? Infatti, come si chiama? Si chiama Cosa? il leccatore di ascelle. Se posso dire, perché? Perché ogni volta tu dici stavo fatto un casino, eccetera, vabbè dai, ovviamente una cosa non sono complicata. È un disegno come un altro, è leggermente meno impreciso qui, ma per il resto è un disegno che va bene. È orribile, Rick. Cioè, questo braccio è uno stecchetto. La testa enorme. Sì, ma è una Gli occhi caricatura. strabici. Cioè, se tu avessi fatto una cosa che aveva una certa serietà e aveva queste proporzioni, un conto, ma il leccatore di ascelle non mi aspetto proprio la Gioconda, insomma. Stai per dire che non è un'opera valida? Se posso dire, forse, e le stelle fanno in modo che questo sguardo è... È uno strabismo di Venere. Allora, partiamo da Francesca. Più. Rick. Più.
più. Francesca, allora hai preso un po' di più perché il tuo disegno effettivamente era molto più complesso. Ho apprezzato il fatto che ti sei lanciata in una cosa complicata nonostante l'imprevisto. E l'idea la lasciamo perdere. Rick ha fatto un bel disegno. Ti ho dato questo punteggio perché la costellazione della lira esiste già. Ho detto la cara e vecchia lira. Vabbè. La tua idea è più originale, detto in sintesi. Non vedo l'ora di andare dalla NASA a dire ehi. Del leccatore di ascelle, vi va bene o volete la cara vecchia lira? Vogliamo scoprire chi ha vinto? Secondo te, Francesca? Hai veramente dato i punti a caso in questa partita, Cama, quindi faccio fatica a capire chi possa vincere. Beh, aspetta, abbassi un po' l'opacità. Molto più bello. 10 punti. Era vero, però. Vado? Vai. Sì. Oh! Rick! Davvero? 335 a 333. Cosa? 2 punti? Com'è possibile che in queste partite i punti vengano dati sempre randomicamente? Poi alla fine si arriva sempre a vincere per 2 punti. Posso dire che ha vinto la cara e vecchia lira? Lo possiamo dirlo? Siete d'accordo? Viva la lira! E che Dio la benelira!